Tra le più coinvolgenti esperienze che si possono vivere in moto, c'è sicuramente la mototendata. Quindi pochi semplici ingredienti come una motocicletta, la tenda per accamparsi e un posto per accamparsi e magari degli amici per condividere. Vivo da sempre la combinazione moto e tenda e ogni occasione per ripetere questa esperienza è sempre buona. La differenza la fa sicuramente il posto. Per intenderci, più è selvaggio e più diventa coinvolgente la situazione. E ovviamente la differenza la fa anche la bella atmosfera che si viene a creare con gli altri, soprattutto quando c'è un bel fuoco acceso. E questa volta la squadra è composta dagli amici Beppe e Paolo, entrambi a cavallo delle loro belle Royal Enfield Himalayan. Io invece, ancora una volta, con la mia Africona, ben si presta a queste situazioni. Paolo ci propone una valle che ancora non avevo scoperto. Così, dopo essere partiti da Milano, costeggiamo il lago d'Iseo e da Pisogne raggiungiamo la Val Palò, dopo un bel concentrato di curve, passando in circa 15 km da quota 200 a quota 1100. Allora, benvenuti in Val Palot o Palot? Palot, Val Palot. Allora, siamo qui con le nostre motine, belle cariche. La compagnia oggi si compone di, al numero 1, Grazie. Paolo, al numero 2, Zio Beppe. al numero 3, il sottoscritto. Dove ci troviamo? Siamo nella provincia di Brescia, in una valle sperduta, un fondovalle praticamente, Dove non c'è neanche la linea che telefonica. solo gli autoctoni e qualche milanese imbruttito è riuscito a scoprire. Siamo isolati dal mondo, abbiamo fatto 10 km di tornantini e da 200 metri siamo arrivati a poco più di 1000, ho visto. Sì, siamo sui 1000. Siamo sui 1000, siamo fuori dal mondo, c'è il ruscellino. Un bellissimo ruscelletto. Siamo pronti per grigliare l'uscellino Potremmo lavarci. e faremo campeggio molto selvaggio. Non è un problema perché le donne cazzo ci daranno per dispersi, come facciamo contro quello? Ma siamo dispersi. E poi la cosa bella è che praticamente Che siamo Beppe, arrivati. Siamo arrivati. Beppe ha portato la siringa per l'orso. Esatto, Se l'è dimenticata. Ho il peperone per fare lo spray al peperoncino. Adesso facciamo un piccolo mototour, facciamo vedere. Vediamo un attimino gli allestimenti. Allora, questa qui è la moto di Paolo. Homer. Abbiamo anche praticamente questa per grigliare stasera. È vero. Abbiamo quella per grigliare stasera. Eccola qui. Una bella Ima. Poi abbiamo la mia Africona. Eccola qui. E poi abbiamo la moto di Beppe, che dal suo laboratorio ha anche portato su praticamente ciò che avanza degli animali. È una grande novità che vorremmo assolutamente condividere. Allora c'è Beppe che è appena stato sponsorizzato da un grande brand e vorremmo farci spiegare il perché di questa partnership. Allora Beppe, che cosa significa essere sponsorizzati da Philadelphia Light? Dopo tante le cornie ipercaloriche, un pochino di ristrettezza non guasta. È anche buono però, ve lo garantisco. Quindi è molto importante durante le cinghialate portare con sé sempre un Philadelphia Light, perché in un contesto del genere non si beve vino, non si mangiano arrosticini, No. ma Philadelphia Light Non si beve neanche birra. per l'uomo che non deve credere. No. Non si beve neanche questa che è buonissima.
tua tenda. Guarda, quella, la mia Adesso lucina. vediamo il Vuoi giaciglio. accendere la lucina? Guardiamo il giaciglio di Peppe. Il materassino è un po' piccolo, però. Il materassino è un po' piccolo, cioè, come fai a girarti? Durante la notte questo ti segue, non lo perdi mai. Giaciglio di Paolo. Guardate qua ragazzi, cioè, tanta roba. Si è messo pure il tavolino. Guarda qui, bello comodo. Lui dorme in blu. Tutto pronto. Vengi qui. E anche qua. Stiamo preparando la griglia di Beppe. Che mangiamo in una settimana. Uno alla volta. No dai, non è abbastanza Bellissima, è bellissima. Dai, è carino. Sono tortelli smack, non so se si vede. Guarda che fa bene. Allora, abbiamo fatto un bel po' di curvette, abbiamo mangiato in modo superlativo al passo di San Zeno e adesso siamo qui intorno a questo bellissimo torrente in un posto fuori dal nulla dove è consentito fare campeggio e quindi siamo qui con le nostre tendine. Beh. Vuoto. Questo Cos'è? è uno scaldino a carbone. Che bello. Dopo l'accendo e vado a letto con lui. The only chance we have is together. Our eyes are open wide, focused on the heat of the battle. We sing, we dance, we fight, and we love. The small things that we do, sharing a word or two, telling a story to a new friend. Open minds and open hearts. The news turned off, let's walk out the door. We sing, we dance, we fight, and we love.
si vede, ma abbiamo appeso Dai, porco Dio. la pentola, forse si vede, sì, l'abbiamo appesa a pentola al tronco dove c'è dentro tutta la carne, tutta la carne, perché alla fine sembrava che fossi soltanto io, ma poi alla fine anche Pablo ha detto sì, forse è il caso per evitare di tenere gli animali lontani. Eccoci qua. Buongiorno. Abbiamo raggiunto come minimo 6 gradi stanotte, pensavo andasse più giù. Allora, buongiorno, sono le 7, sono appena uscito dalla tenda, quindi ho visto che la temperatura minima raggiunta stanotte sono stati 6 gradi, pensavo peggio. Beppe e Paolo sono ancora in tenda a dormire, c'è questa situazione meravigliosa di assoluta tranquillità. Tra l'altro non si è aggiunto nessun altro intorno a noi in tenda, quindi eravamo solo noi tre, e hai proprio la sensazione di riconnetterti con la natura, perché ho dormito per tutta la notte con il rumore del torrente, del ruscello. Questa è la situazione, è veramente molto molto bello. Adesso mi preparo un buon caffè e poi magari riaccendo anche il fuoco. Cosa ci portiamo a casa da questo weekend? Sicuramente tanta amicizia, relax assoluto, vivere un po' in mezzo alla natura. Sto troppo bene. Hai visto la combinazione moto, tenda, natura? Assolutamente. Che mix pazzesco. È pazzesco. È da sempre amicizia. così. E amicizia, è da sempre così. Il fumo del nostro fuoco continua ad andare avanti, perché comunque è stato riacceso, ci ha accompagnato per tutta la notte questo suono del torrente, una roba pazzesca. Bellissimo. Abbiamo già caricato le tende, però comunque prevediamo di stare ancora un bel po' qui a godercela in tutta tranquillità, e poi abbiamo un sacco di avanzi da mangiare. Esatto. Anche questo è un senso, si dà il senso al viaggiare. Io sono sempre un po' alla ricerca Anch'io. di questo senso del viaggiare. Bellissimo. Questo è un altro modo per interpretare il senso del viaggiare. Ovviamente non è l'unico, è uno tra i tanti. È uno molto bello. Però. È uno molto bello. Sono scaldato. Che forte. Piuttosto che freddo.
mangiamo il famosissimo Philadelphia Light di Beppe. A voi, a noi, a tutti. A noi. Ma che buono, è più buono del solito. È più light del solito. È più light. Vuoi mettere a mangiare Philadelphia Light nel bosco? E tutto è bene quel che finisce bene. In realtà era andato tutto bene fino a quel momento. Poi purtroppo alla partenza la mia africona aveva dato qualche piccolo problema. Insomma, con un po' di spinte da parte di Peppe Paolo ero riuscito a partire e con qualche pensiero ero rientrato comunque felicemente a casa. O quasi felice, perché per dare la precedenza ad un bambino a soli 600 metri dall'arrivo a casa, la moto mi si era spenta. Insomma, un epilogo da legge di Murphy, quasi da caricatura, e comunque davvero tutto bene quel che va bene. Alla prossima. Però la cosa più importante l'hai dimenticata. Che cosa? Il dardo per gli orsi. È vero.